Ciao a tutti ed eccoci nella lezione pratica numero 71. Nella lezione pratica di oggi andiamo a vedere i bassi per quanto riguarda gli accordi diminuiti, quindi di settima diminuita. C'è il capitolo 12 apposta sul metodo Berben di Cambieri, Fugazza e Melocchi, lo troviamo nell'esercizio numero 135, che è il primo esercizio dedicato a questi tipi di bassi, di questi tipi di accordi. In pratica, se avete una fisarmonica che contiene 6 file di bassi, avrete la possibilità di suonare i bassi diminuiti. Altrimenti, se vi ritrovate solo con 5 file di bassi, quindi l'ultima fila si ritrova ad essere il basso di settima, perché abbiamo la fila supplementare, la seconda fila, la più usata delle note, i maggiori, minori, le settime. Arriviamo a 5, in quel caso non avrete a disposizione il basso di diminuito, però non disperate perché, a parte la lezione di oggi dove andremo solo un attimo a fare qualche semplice esercizio dove vedremo come si prende questo basso diminuito, vedrete che nelle prossime lezioni avremo altri 2 esercizietti che potremo in alternativa fare con il basso di settima normale, quindi avrete lo stesso la possibilità di fare questi esercizi, non vi preoccupate, anche se non avete il basso diminuito. Per quanto riguarda la lezione di oggi, invece, se non avete il basso diminuito, potete direttamente saltare questo video o comunque saltare questa parte dove andremo a studiare il basso di diminuito. Allora, come sempre, partirei con la tecnica moderna, quindi togliamoci l'esercizio di tecnica e il relativo esercizio delle scale che facciamo sempre a rotazione. Andiamo così a vedere il numero 1 della tecnica, come si fa a fare con un metronomo un po' più veloce rispetto all'altra volta. Ricordo che nell'altra lezione avevamo trattato la tecnica per semi minime, quindi per chi non avesse visto la lezione o comunque si è saltato il video e è arrivato su questo video, ricordatevi che nella lezione scorsa, che era questa qui, avevamo studiato come fare la tecnica per semiminime, quindi con 4 note per battito di metronomo, che quindi siamo andati a raggiungere l'obiettivo che ci eravamo prefissati, cioè quello di studiarla facendo 4 note per battito, appunto. Il metronomo ovviamente deve essere molto basso per riuscire a fare ben 4 note per battito. Lo avevamo puntato a 36 e abbiamo avuto una velocità finale di 40. Questa volta andiamo ad alzare ancora un po' il gradino della difficoltà e andiamo a mettere gli step di 40, 42, 44. Quindi per la lezione di oggi ve lo suono 44 di metronomo, che è una velocità già abbastanza spinta. Sentirete adesso, quando ve lo faccio, che 44 è una bella velocità. Non sarà l'ultima velocità, ci sarà in seguito, nella prossima lezione, ci saranno altri 3 step di velocità e arriveremo fino a 48, che sarà il nostro apice per ora, per poi passare al numero 2. Allora io adesso vi faccio sentire questo numero 1 della tecnica e poi continueremo con le scale.
Bene, allora questa è una bella esercitazione per la nostra mano. È vero che l'esercizio 1 della tecnica è sempre molto basilare e facile, però questo è un gran bel esercizio per la velocità della nostra mano. Adesso passiamo alle scale. Le scale per oggi erano quelle di La maggiore e Fa diesis minore, allora procediamo con le scale, sempre a 50 battiti di metronomo e un'apertura unica e una chiusura unica di mantice. Ok, abbiamo finito anche le scale. Adesso non ci resta che parlare allora dell'argomento della lezione di oggi, quindi l'argomento da titolo che sono gli accordi di settima diminuita. Intanto vi faccio una piccola introduzione di cos'è questo basso diminuito. Allora, come ben sapete, abbiamo sempre avuto il basso maggiore, che quindi è per le canzoni allegre, normali, il basso minore per le canzoni un po' più tristi, più nostalgiche. Poi abbiamo il basso di settima, ormai conosciutissimo e diciamo meno raro, quindi è più frequente del basso diminuito che invece non si usa quasi mai. E il basso di settima serve appunto per avere delle transizioni fra il maggiore e il minore, o comunque per variare rispetto al solito basso maggiore e minore e andare a usare la settima, quindi non è un basso che sta in piedi da solo come il maggiore, non si può fare un'intera canzone solo con la settima, assolutamente no, però si può fare un'intera canzone maggiore e un'intera canzone minore. La settima serve appunto per fare qualche transizione fra uno e l'altro. Il diminuito invece è un'accordatura abbastanza complicata, direi, quindi non vado a spiegarvi il diminuito con le note a destra, ma è a livello di basso, di melodia, è un basso abbastanza sinistro, un po' oscuro, diciamo, è tutto particolare il diminuito. Adesso non saprei spiegarvelo bene, soprattutto se siete a un livello abbastanza base, insomma, 1 anno e mezzo di fisarmonica. Comunque è un basso che farete voi le vostre considerazioni, perché viene utilizzato ancora meno della settima, quindi non si fa neanche più di una battuta in diminuito. La settima spesso viene usata magari anche per battute frequenti, quindi di fila, ad esempio abbiamo 4 battute in Do, 4 in Sol settima, per poi tornare in Do o per andare comunque in Fa. Invece il basso diminuito si vede proprio di rado, quindi una battuta, proprio 2 proprio al massimo, e quindi come frequenza è molto poco frequente e lo troverete anche pochissimo nelle canzoni. Adesso come prefazione, diciamo, ho voluto spiegarvelo così. Adesso passiamo alla pratica, vi spiego un attimo come si fa a usare questo
bassettino a sinistra e vi dico subito che farò tutti gli esercizi 135, 136, 137, 138 del metodo Berben. Questo perché il 135 e il 136 sono molto simili, vedono solo lo spostarsi dal Do al Sol al Re diminuito, e poi il 136 invece scende, quindi passa dal Do al Fa al Si bemolle e così via. Il 137 è semplicemente un valzer fatto un po' in maggiore, un po' in settima, un po' in diminuito. E il 138 è un 4 quarti semplice, fra l'altro di una riga. Quindi andiamo a trattare tutti questi esercizi, partiamo con l'analisi di questo basso diminuito. Bene, allora apriamo il libro e andiamo sul numero 135. Come vedete, partiamo dalla lettura di questo Do diminuito. La lettura, come vedete, lo chiamano con la D, quindi abbiamo subito Do basso di Do, e sopra abbiamo l'accordo diminuito, infatti c'è scritto Do con la D piccola, quindi sta per diminuito. Come si fa a eseguire il diminuito? È semplice, allora abbiamo Do maggiore, Do minore, Do settima, l'ultima fila, questa qui, quindi vedete come sto allargando, vedete come lo sto allargando questo indice? Dovete riuscire a tenere il dito numero 4 sul Do e l'indice sull'ultima fila. Questo è il Do diminuito. Sentite che è un po' tragico come accordo, quindi se abbiamo il maggiore, adesso ve lo faccio con la destra, maggiore, minore, settima, il diminuito sarà un po' più tragico. Ecco, sentite che coincide. Questo non è altro che il diminuito. Adesso andiamo a vedere questo esercizio 135, perché non fa altro che andare da Do a Sol a Re, quindi scalando, sempre diminuito. Ecco, adesso per non dilungare il video, basta scendere ancora, tornare sul Mi, poi sul La, sul Re, sul Sol, sul Do, e l'esercizio finisce con un bel Do, 2 battiti, 1, 2, e poi c'è la pausa da 2. Quella ovviamente è una pausa, non so se ne abbiamo mai trovate, ma quella righettina che vedete così raffigurata, andatevi anche a vedere il mio video sulla durata delle note se non l'avete mai vista, quindi questo qui, è la pausa da 2. Quindi 2 battiti fermi. E questo 135 è molto semplice, 136 non è da meno, è semplice uguale, solo che parte dal Do e va in giù verso il Fa e il Si bemolle. Arrivati alla bemolle, torniamo a salire verso il Mi bemolle, Si bemolle, Fa e Do. 1, 2, 1, 2, ok, 1, 2, poi c'è una pausa da 2. E anche questo 136 è finito. Adesso che abbiamo familiarità con tutti questi bei bassetti, siamo riusciti a vedere quasi tutte le file, la seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta fila. Ci manca solo la prima fila, ma quella col tempo riusciremo anche ad analizzarla. Adesso passiamo al 137. Andiamo a vedere questo semplice esercizio. Attenzione che parte in Do maggiore e poi a un certo punto Do M grande diventa Do D, quindi diminuito. Partiamo, vediamo che c'è un Do alternato col Sol, ancora Do, Do diminuito, si va col Sol settima, Sol diminuito, attenzione qui, Sol settima e poi diminuito,
settima, diminuito, 2 volte settima, do maggiore, do diminuito, do maggiore e do. Molto semplice questo esercizio, anche carino. Provatelo pure, io non ve lo faccio neanche risentire perché comunque è molto banale, a parte il diminuito qui non c'è niente di difficile, solo un do alternato alla seconda battuta, niente di che. Allora, adesso andiamo avanti col 138, che è l'ultimo esercizio. Qui abbiamo una cosa abbastanza strana, abbiamo do, un colpo di maggiore, un colpo diminuito, un altro colpo maggiore. Ok? Vedete che la diteggiatura qui è 4, 3, 2, 3. 3 per il maggiore, 2 per il diminuito, allargare bene il secondo dito. Ho anche sbagliato, sono andato sul sol. Rifacciamo do, maggiore, diminuito e maggiore. Adesso facciamo questo fa. Questo fa, attenzione che non va diminuito. Vedete che abbiamo 4, 3 e poi non c'è più niente. Se non c'è più niente, ovviamente dobbiamo rimanere sul precedente. Quindi continuiamo con la stessa accordatura di prima se non viene specificata. Quindi fa 3 volte maggiore. Qui si ripresenta il diminuito. Sol, settima, poi diminuito. Sol, settima, diminuito col 2 e settima col 3. Qui notare questa cosa molto molto diversa al solito. Abbiamo il settima sul terzo dito. Di solito il settima lo si faceva col 2. Questa volta lo dobbiamo fare col 3. Per ovvie ragioni, perché il 2 va sul diminuito. Quindi ovviamente bisogna farlo col 3. Poi non la troveremo mai questa situazione in uno spartito, cioè ad avere settima e poi diminuito. O si fa diminuito o si fa settima. In questo caso qui è un esercizio proprio che mette alla prova il suonatore. Comunque lo facciamo normalmente. 4, 3, 2, 3. Do maggiore, tutto maggiore. Ora abbiamo do, prima maggiore poi diminuito. Ora re minore, re diminuito. Attenzione, qui abbiamo, questa non prendete paura, è semplicemente un do alternato col sol scambiato, quindi abbiamo basso di sol col maggiore del do. Ok. Perché questa diteggiatura? Di solito facevamo 2 e 3. Facciamo questa semplicemente perché poi siamo in sol. Cioè abbiamo sol col maggiore del do, poi sol settima normale, così, e infine do. Quindi molta attenzione alle diteggiature di questo esercizio, che al contrario degli altri è più difficile. Partiamo quindi con un do maggiore poi diminuito, poi di nuovo maggiore, abbiamo una battuta in fa, sol, attenzione alla diteggiatura, settima col 3, do maggiore, do diminuito, re minore, re diminuito, allargare bene anche qui, il minore lo fate qui, il diminuito qui, do col sol, quindi attenzione qui, 3 e 4 sono quelli giusti da usare, terzo dito sul sol e quarto sul maggiore del do. Anche qui attenzione perché il quarto dito va sul maggiore, non sul basso di do. Poi spostate il 4 sul basso di sol, fate la settima e maggiore col do. Semplice valzer. Per finire, uno di pausa perché siamo in 4 quarti. Tutto coincide, adesso andiamo avanti con il resto del video.
Eccoci, allora spero vi sia piaciuta la mia analisi sul diminuito. Ho fatto apposta a far vedere così vicino i bassi, come uso di solito fare per spiegarvi bene come beccare appunto questo diminuito, che come avete potuto vedere si becca con il dito numero 2, quindi allargando bene il dito numero 2. Non ci resta che per la prossima volta affrontare il numero 139, che è un vero e proprio esercizio, anche molto bello, ma davvero molto bello, vedrete nella prossima lezione. E come ho detto prima, per chi non possiede questi bassi di diminuita, non preoccupate, perché il 139 vede solo 2 o 3 battute con la diminuita, il resto è tutta una melodia normale con il maggiore, la settima e via dicendo. Quindi potete ovviare a questa cosa mettendo o una settima al posto del diminuito, ma vedremo la prossima lezione, o comunque un basso maggiore semplice. Quindi vi farò comunque l'analisi di questo 139, dove andrò a spiegarvi anche cosa mettere al posto del diminuito se non avete a disposizione il basso diminuito. Comunque questo lo vedremo nella prossima lezione. Adesso è venuta l'ora di suonare un'ultima volta l'autunno di Anzaghi, quindi passiamo al metodo Anzaghi, e questa è l'ultima lezione dove vado a suonarlo, come è giusto che sia, ormai ce l'abbiamo da un bel po' di lezioni. Quest'oggi niente analisi, vado solo a suonarvelo a una velocità di metronomo di 60. Ho scelto questa velocità perché mi rendo conto che è molto difficile. Sta a voi portarlo ancora più su di 60, io intanto l'ho portato a 60 come velocità finale, perché basta e avanza per questo livello di fisarmonica. Quindi adesso diamo il via all'autunno di Anzaghi a 60 di metronomo. Bene, allora con questo è tutto, vedremo che nella prossima lezione ci sarà quindi finalmente una canzone popolare per voi. Andrò a fare un video a parte dove faccio tutta l'analisi della canzone popolare. Il video normale lo terrò pulito pulito, solo con la mia spiegazione e la mia magari esecuzione del brano, però senza nessuna analisi.
A questo punto vi saluto, la canzone popolare sarà una sorpresa, quindi lo vedrete nel titolo del prossimo video. Io intanto vi saluto, vi auguro buoni esercizi, come sempre restate connessi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!